Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio farvi conoscere una lampada da lavoro professionale, ricaricabile con batteria da 56 volt, particolare come batteria, adesso vi descriverò il tutto, che riesce ad emettere ben 10.000 lumen di luminosità. Regolabile e orientabile con diverse modalità di utilizzo. Vi faccio vedere rapidamente quello che può fare, ma vi devo fare vedere prima di iniziare il video, quindi la recensione vera e propria di cosa è capace anche in esterno. Allora io l'accendo, giro leggermente questo pannello per non averlo rivolto verso gli occhi, giro questo in modo che sia rivolto verso di voi e voi penserete, beh, ma 10.000 lumen non sono 10.000 lumen, beh, allora aumentiamo, e neanche questi sono 10.000 lumen, e allora aumentiamo, neanche questi, aumentiamo ancora, beh, mettiamo la modalità massima, guardate, ecco, questi sono 10.000 lumen, una lampada da lavoro ovviamente professionale, nata per essere utilizzata anche nei cantieri, quindi illuminare, come vedrete in esterno, un'area enorme, riesce a produrre tantissima luce e ci permette di avere una luce soffusa perché i pannelli già hanno questa luminosità diffusa e soffusa, quindi non è abbagliante, anche se così da vicino ovviamente puntata negli occhi al massimo non è proprio il 100% del piacere, però utilizzandola anche in interno si può utilizzare una luminosità più o meno alta, più o meno bassa, si può decidere quale pannello accendere grazie al tastino, quindi possiamo accendere solo uno oppure tre pannelli oppure tutti assieme e quindi questo ci permette di utilizzarla insomma in base alle nostre esigenze pure in un cantiere piccolo in interno, facile da trasportare con due maniglie eccetera, ma sto perdendo troppo tempo. Quello che devo farvi vedere prima di iniziare questo video e sono le riprese in esterno. Vedrete effettivamente come illumino il palazzo, illumino gli alberi, illumino da lontano. Ragazzi, una lampada davvero potentissima, nata per essere utilizzata per lavoro e effettivamente rispetta tutto quello che dichiara. Quindi guardate queste riprese all'esterno e poi torniamo all'interno. Allora, adesso siamo al buio pesto, inquadrerò una zona relativamente vicina, saremo a 6-7 metri, l'accendo e vediamo le varie modalità. Allora, innanzitutto adesso abbiamo acceso tutti i pannelli, ma possiamo variare grazie a questo tastino. Quindi possiamo decidere la combinazione di pannelli, quale accendere, quale spegnere, eccetera. Adesso abbiamo acceso solo quello centrale, proviamo ad aumentare e vedete che riusciamo a vedere molto bene e siamo solo con un pannello, gli altri sono spenti, ma proviamo a variare, quindi accendiamo anche gli altri e guardate, una luminosità straordinaria. Adesso però proviamo a vedere la differenza. Allora, questa intanto è la funzione lampeggiante, la turbo si ottiene mantenendo premuto a lungo il tastino e guardate, riusciamo ad illuminare tutta la zona. Adesso per farvi vedere meglio io spegnerò e riaccenderò, quindi vedete che differenza si vede con la modalità minima anche lateralmente. Proviamo ad illuminare questo palazzo, mettiamo direttamente in modalità turbo, ok, guardate, è qualcosa di incredibile questa lampada, come riesca ad illuminare, una cosa scioccante. Ok, così è spenta, accendiamo, modalità turbo, bam. Ragazzi, è qualcosa di pauroso, una lampada da lavoro che in cantiere riesce ad illuminare perfettamente molto molto lontano e se vogliamo possiamo ovviamente dirigere come preferiamo, quindi verso il basso eccetera, e illuminare con l'angolazione che preferiamo, o ancora come abbiamo fatto poco fa ridurre e decidere di utilizzare solo uno o l'altro pannello, quindi in questo modo varieremo sia l'intensità che la direzione, perché in questo modo abbiamo questi, quindi non abbiamo quello in basso, e se vogliamo dirigere solo verso l'alto la luminosità possiamo farlo. Ok, direi che è straordinario perché girandolo pure così riusciamo a dirigere il fascio luminoso anche lateralmente, quindi proviamo la modalità massima in questo modo, ok, turbo, e riusciamo ad illuminare anche questa parte, quindi praticamente quasi 360 gradi. Se lo giro ancora in questo modo
riesca ad illuminare gli alberi e ancora posso ruotarlo, quindi abbiamo effettivamente tutta questa parte illuminata, il palazzo di fronte e tutta questa parte. Spegniamo. Ok, direi che questa prova vi fa capire quanto sia luminosa. Adesso siamo in quest'angolo buio, un poco di luce arriva da un paletto luminoso sulla sinistra, però proviamo a vedere quanto sia gestibile la luminosità in situazioni nelle quali non serve molta luce, quindi accendiamo. Ok, in questo modo riusciamo a vedere comunque da vicino senza abbagliarci e, se necessario, anche in questo caso, orientando la luminosità come preferiamo noi, possiamo aumentare e avere questa luminosità un po' più alta fino ad arrivare poi alla modalità turbo, che in questo caso sarebbe davvero estrema e sproporzionata. Adesso con questa ripresa da lontano riuscite a vedere ancora meglio quanto sia luminoso, perché riusciamo ad avere una prospettiva migliore e vedete effettivamente quanto sia luminoso questo faro posizionato sul tetto della mia macchina come riesce ad avere questo effetto straordinario. Un faro da cantiere, da lavoro, da utilizzare in diverse circostanze. Spegniamo. E allora ragazzi, avete visto quindi quanto riesca ad illuminare. È una lampada davvero molto potente, che però è gestibile e ci permette di non avere delle parti con luce concentrata. I pannelli appunto hanno questa funzione di diffondere la luce, in più con il fatto che siano così facilmente rivolgibili verso il punto che ci interessa, riusciamo ad ottenere una luce soffusa e illuminare tantissimo. Ma prima di farvi vedere però la lampada da vicino, voglio spiegarvi chi è Ego Power. Questa azienda che produce questi utensili a batteria, con questa batteria da 56 volt con un sistema particolare di raffreddamento davvero molto potente, con il LED di indicazione del livello di carica. Mi sono occupato di caricarla prima appositamente perché l'ho utilizzata tantissimo. Considerate tra l'altro che ci sono stati dei lavori, ci sono tuttora dei lavori nella stradina di casa mia e ci sono frequenti blackout, quindi è stata utile anche per questo. È stata utile pure durante i lavori qua all'interno di questo laboratorio. Ho avuto la necessità di staccare la luce, ho lavorato con questa lampada in cantiere. Sicuramente, essendo rivolta ai professionisti, permette di illuminare anche da lontano con un'area molto ampia. Ma parliamo di Ego Power. Allora, Ego Power nasce dal gruppo Cervon nel 1993, quindi già una grandissima esperienza, vanta più di 30.000 punti vendita in più di 100 paesi in tutto il mondo. Sto leggendo perché sono tanti dati che devo dirvi, ma Ego Power è stata fondata nel 2014 ed è in continua evoluzione, ha ricevuto pure diversi riconoscimenti a livello internazionale e si è concentrato nella produzione di utensili a batteria, quindi ricerca e sviluppo destinati e dedicati alla produzione di utensili che non inquinassero. Infatti anche i punti in cui vengono prodotti questi utensili si alimentano tramite energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici, eccetera eccetera. Quindi un sistema di rispetto dell'ambiente che nasce già dalla produzione e si rivolge a tutti quegli utilizzatori, per esempio di tagliasiepi, tagliabordi, di cespugliatori, tutti quei macchinari che funzionano a benzina, quindi con un motore che quindi inquina sia a livello ambientale che a livello acustico, ma che produce anche delle vibrazioni. Con le batterie abbiamo la stessa potenza perché abbiamo 56 volt, abbiamo un'ottima autonomia perché la batteria è molto capiente e la stessa batteria ha 3 sistemi di protezione. Una ovviamente è la forma, quindi meccanica. Questa forma ad arco evita che le batterie si surriscaldino più delle altre batterie disposte diversamente. La seconda funzione è chimicamente, quindi le batterie hanno un rivestimento che si chiama Keep Cool. Questo tipo di rivestimento fa in modo che la temperatura della batteria rimanga stabile e bassa e quindi fa in modo anche che la stessa cella, le singole batterie, abbiano una durata più lunga nel tempo. La terza tipologia è elettronicamente, quindi abbiamo la classica protezione che individua quale cella si sta surriscaldando e fa in modo che interviene appunto la protezione, evitando che la batteria si surriscaldi ulteriormente. Quando avrà raggiunto la temperatura normale la batteria tornerà a funzionare. Quindi 3 tipi di protezione che allungano la vita della batteria e ci danno una sicurezza in più. E l'impegno di Ego Power nell'innovazione, nella produzione di questi utensili che non inquinano e che ci offrono queste prestazioni è resa possibile da ben 500 tecnici che lavorano nella Green Power Industrial Park.
quindi quell'industria che vi dicevo che produce grazie alla produzione con pannelli solari eccetera eccetera. Ed ha avviato anche la Challenge 2025, di cui vi lascio il link pure nel primo commento e nella descrizione, che è quella challenge che sprona tutti gli utilizzatori di utensili a motore a utilizzare gli utensili con batterie, quindi la possibilità di evitare di inquinare come effettivamente si fa con gli utensili che funzionano a benzina. Tra l'altro tutte le batterie della EcoPower sono compatibili con tutti gli utensili, che siano utensili come questo, quindi una normale lampada, che siano utensili da giardinaggio o addirittura, quello che vi farò vedere in futuro, un grande ventilatore nebulizzatore da giardino, tutto funzionante con lo stesso tipo di batteria Arc Lithium da 56 volt, che hanno un amperaggio che può variare da 2,5 fino a ben 28 ampere, delle batterie professionali sempre con lo stesso tipo di innesto, che però si adattano in base all'utilizzo che dobbiamo farne. E considerate pure che per utilizzo privato EcoPower offre una garanzia di ben 5 anni sugli utensili e di 3 anni sulle batterie, vantando un'esperienza di oltre 25 anni. Ovviamente sanno quello che fanno, le batterie sembrano fatte bene e sembrano dare effettivamente delle ottime prestazioni e una lunghissima durata, ma lo vedrete poi questo con gli utensili che recensirò successivamente. E allora guardiamo innanzitutto le scatole. Questa è la scatola della batteria 56 volt 5 ampere che adesso vi farò vedere, e questa invece è la scatola del caricabatterie. La scatola della lampada già ve l'ho fatta vedere, quindi concentriamoci innanzitutto sulla batteria. Tutto quello che vedete di colore nero è gomma, quello che è verde invece è plastica. Nella parte superiore, come vi ho fatto vedere poco fa in anticipo, abbiamo questo tastino che ci indica il livello di carica della batteria. Qua troviamo la slitta per poterla innestare con alcune informazioni, e va innestata nella lampada facendola scorrere in questo innesto. E questo invece è il caricabatterie. Allora vi faccio vedere direttamente il funzionamento. Come vedete qua abbiamo dei LED che indicano il livello di carica, eventuali simboli in base a come lo dovessero lampeggiare i LED. La inseriamo e sentirete il rumore di una ventola. Ovviamente in questo caso la batteria è carica, ok, quindi sempre quando la inserite vi indicherà il 25% di carica, come vedete già sta aumentando e raggiunge subito il 100% perché la batteria è carica. Quindi rimuoviamola dal caricabatterie e inseriamola all'interno dell'innesto della lampada in questione. Ok, fa un clic, poi per rimuoverla bisogna spostare questa levetta. Come vedete, essendo grande la batteria non è necessario tirare con forza, ma semplicemente avremo questo clic con una molla che lo fa sollevare. Rimettiamola al suo posto e guardiamo lateralmente. Troviamo questo pannellino con questi tasti che ci permettono di accenderla e quindi anche di gestire il tipo di luminosità. Come vi ho fatto vedere poco fa, una volta accesa avremo una luminosità, scusate questo lampeggio e la frequenza che non corrisponde, quindi vediamo se riesco a regolare un attimo. Ok, in questo modo va molto meglio. Come vedete 10.000 lumen, i pannelli non si surriscaldano neanche se utilizzata con una buona potenza, tant'è che questa è una pellicola protettiva che non ho voluto rimuovere fino ad oggi per farvi la recensione con l'adesivo applicato, quindi più tardi lo staccherò. Tramite questi tastini possiamo decidere la luminosità, quindi aumentare, come vedete da vicino è molto luminosa, mantenendo premuto il tastino più. Infatti è riportato pure qua la scritta di premere a lungo per attivare la modalità più luminosa. Avremo quindi 10.000 lumen, davvero tantissimi ragazzi, riesce ad illuminare in modo straordinario. Spegniamola, mettiamola quindi in modalità bassa e tramite l'ultimo tastino in cui abbiamo questa immagine dei diversi pannellini riusciamo quindi a decidere quali pannelli si debbano accendere. Quindi molto comoda, e anche la luminosità come vedete è soffusa, non abbiamo alcun alone, non abbiamo dei cerchi concentrati e riusciamo a dirigere la luce in base a come ci serve, quindi aumentando e diminuendo come vedete in un ambiente riusciamo ad avere la luminosità giusta per poter vedere. Come vi ho fatto vedere in esterno effettivamente molto luminosa. Da questa parte abbiamo invece questo pomellino che ci permette di rendere più o meno scorrevole il movimento e poi eventualmente di bloccarlo per evitare che venga spostato, quindi allentiamolo leggermente. Vi faccio vedere pure come si richiude. Allora abbiamo questi pannelli che è possibile girare in questo modo, come vedete riusciamo a chiudere la nostra lampada e nella parte posteriore abbiamo pure delle clip che ci permettono di bloccare i pannellini. Tra l'altro sono fatti bene, non sono semplicemente di incastro,
ma hanno proprio una molla che permette agli stessi di rientrare, fanno un clic, ok, e si richiude, e abbiamo questa impugnatura sulla parte superiore per poterla trasportare, una da questa parte nel caso in cui la lampada sia chiusa, e se vogliamo invece trasportarla mentre la lampada è aperta, abbiamo quest'altra impugnatura sulla parte alta. Anche l'impugnatura, come vedete, ha questa gomma, quindi antiscivolo nel caso in cui si indossino i guanti, eccetera. Si può trasportare avendo un buon grip e una buona impugnatura della stessa. Ma non finisce qua, perché capovolgendola, come vedete, abbiamo delle boccole filettate per poter utilizzare dei eventuali stativi, quindi metterla in posizione più elevata, eccetera. E abbiamo la possibilità pure di agganciarla, quindi di appenderla, grazie a queste staffe che quando non vengono utilizzate si mettono all'interno di questa scanalatura, come vedete fa un bel click deciso, e anche i piedini sono in gomma antiscivolo, quindi anche messi in una superficie che non è perfettamente stabile, ci dà la possibilità di avere la sicurezza che la lampada rimanga nella sua posizione. Il distributore esclusivo in Italia è Brumar, ma i rivenditori sono ben 700, quindi avete la possibilità di acquistarli sia nei negozi fisici che eventualmente acquistarlo anche online. Ovviamente è un prodotto professionale, vi lascerò il link per poter vedere comunque sul sito del venditore anche gli altri prodotti che non nascono per uno scopo professionale, oddio, che vengono utilizzati da tanti professionisti, ma che possono essere utilizzati anche per chi ha un giardino e vuole appunto un utensile che funzioni a batteria, che non produca fumi, che non produca rumori, che non produca vibrazione e che aiuta l'ambiente, grazie a queste iniziative ego di produrre questi utensili così potenti, di non inquinare, appunto avere degli utensili silenziosi che si possono utilizzare anche la domenica senza infastidire i vicini. Quindi se siete interessati io vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per andare a vedere tutto quello che riguarda questo marchio, il prodotto in questione, ma anche tanti altri. E a breve vi arriverà anche un'altra recensione, quindi rimanete sintonizzati perché arriverà un altro prodotto che a me piace tantissimo. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace cliccando giù sul tastino col pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!